tutti e ciao a tutte e ben ritrovati. Oggi voglio parlarvi del fieno greco, in particolar modo della sua preparazione perché è alquanto laboriosa e se non preparato con i dovuti accorgimenti rischiamo di ottenere sui nostri capelli degli effetti controproducenti. Me lo avete chiesto sotto uno degli ultimi video pubblicati qui sul canale, quindi eccomi qui e visto che ci sono parliamo anche delle sue proprietà e dei benefici che può dare ai nostri capelli. Ecco, è una pianta, una delle più antiche specie coltivate in Egitto, in Marocco, ma soprattutto in India che è il principale produttore. È una pianta che in passato era utilizzata per alimentare gli animali, quindi infatti da qua deriva anche il suo nome fieno greco, però in commercio in etichetta viene spesso riportato nell'INCI con la sua nomenclatura botanica, ossia Trigonella Phoenum Graecum, se non sbaglio. Ecco, è una pianta dalle molteplici proprietà che può essere sia assimilata, quindi ingerendola sotto forma di spezia oppure come integratore, oppure può essere applicata sotto forma di impacchi topici sulla pelle oppure sui capelli. È una pianta ricchissima in mucilagini, contiene anche delle saponine, ha anche un alto contenuto di fitoestrogeni, di vitamine, di proteine, flavonoidi e così via. Oggi però io voglio concentrarmi ovviamente sulle sue proprietà per quanto riguarda i capelli, quindi grazie all'elevato contenuto di mucilagini è un ottimo condizionante e idratante per i nostri capelli. Il fatto che contiene delle saponine lo rende anche un'ottima erba lavante e igienizzante del nostro cuoio capelluto e dei nostri capelli. Aiuta anche a sebo regolarizzare la produzione di sebo, quindi è ottimo come rimedio naturale per i capelli grassi. Il fatto di contenere un elevato contenuto di fitoestrogeni lo rende un ottimo rimedio naturale per prevenire e contrastare la caduta dei capelli, ma ne favorisce anche la crescita. È anche un antinfiammatorio, quindi se la nostra cute è irritata oppure molto sensibile è un ottimo impacco da fare. Parlando delle controindicazioni, perché vanno nominate, in particolar modo le controindicazioni si rifanno a quelle persone che lo assumono, no? Quindi che lo ingeriscono. Però insomma, se rientrate in una di queste categorie che sto per elencarvi, vi consiglierei comunque prima di utilizzarlo anche come impacco topico di rivolgervi al vostro medico di famiglia. Di solito è controindicato per le persone che sono in sovrappeso perché tende ad aumentare l'appetito. Le donne in gravidanza non possono assumerlo perché potrebbe provocare delle contrazioni, le persone che seguono delle terapie ormonali oppure le persone che sono soggette ad allergie. Quindi mi raccomando, prima di utilizzarlo vi consiglio di parlare con il vostro medico. Prima di parlare del procedimento di preparazione del fieno greco, volevo accennarvi al fatto che in commercio voi lo potete trovare sia sotto forma di foglie essiccate, che però vi sconsiglio di acquistare perché sono un po' più laboriose, quindi andrebbero anche polverizzate e così via. Quindi visto che lo trovate il fieno greco già in polvere, acquistatelo in polvere, e lo trovate anche sotto forma di semi. Io oggi però voglio concentrarmi sul procedimento per quanto riguarda l'idratazione del fieno greco in polvere. Sì, è importante tenere a mente che il fieno greco non va mai utilizzato senza prima averlo idratato per almeno 8 fino al massimo di 12 ore. Mi raccomando, ricordatevi questo, non va aggiunto nelle nostre miscele oppure nei nostri impacchi senza averlo prima idratato a dovere. Perché dico questo? Perché ha la tendenza di assorbire tantissima acqua per poter rilasciare quelle mucilagini che poi appunto risultano idratanti e condizionanti sui nostri capelli,
e se noi non lo idratiamo a dovere ci ritroveremo poi con le lunghezze molto secche, perché cosa farà il fieno greco? Tenderà ad assorbire acqua dall'ambiente in cui si trova, e quindi si trova a contatto con i nostri capelli e tenderà ad assorbire l'acqua dai nostri capelli. Quindi mi raccomando, assolutamente evitate di utilizzarlo senza averlo prima idratato a dovere. Adesso vi faccio vedere il procedimento e vi faccio vedere anche cosa non dovete fare, perché ovviamente, come tutti i principianti, non è che mi è dato liscia proprio dall'inizio, quindi ho dovuto farmi un po' la mano per capire esattamente qual era il procedimento giusto e soprattutto la consistenza giusta.
Considerato il processo di preparazione e idratazione alquanto lungo e laborioso, io vi consiglio di preparare una quantità maggiore che poi andrete a congelare in mini porzioni, tipo delle formine di silicone oppure proprio nelle formine del ghiaccio, che andrete a scongelare a temperatura ambiente oppure a bagnomaria in base alle vostre necessità. Vi consiglio anche di tenerlo in frigo semmai solo per un massimo di 2-3 giorni, perché non contenendo un conservante è facile che poi vada a male, ma ve ne accorgerete subito dalla puzza che rilascia. Una volta preparato e finalmente idratato il fieno greco, come lo andiamo ad utilizzare? Allora, lo possiamo utilizzare come impacco lavante assieme ad altre erbe lavanti o farine, come vi anticipavo nell'ultimo video che ho fatto sul come lavare in modo naturale i capelli con le farine. Io ho utilizzato un mix di farina di grano saraceno, farina di ceci, metti, quindi fieno greco, e idratato ovviamente, e del rasul. Io ne sono entusiasta di questo mix, veramente mi ha lasciato i capelli, non mi sembrava vero, ma soprattutto per la consistenza non sembravano i miei capelli, perché erano molto più corposi, molto più, anche la piega teneva di più. Però lo siete liberi di sperimentare con altre erbette lavanti, oppure potete anche provarlo da solo, però solo se i capelli non sono molto sporchi, perché la percentuale di saponine che contiene non è tale da permettere di ottenere dei risultati proprio soddisfacenti. Lo possiamo utilizzare anche come impacco anticaduta da solo, quindi importante che però la consistenza della pastella sia tale da permetterci di spalmarla senza che senza che coli, quindi da applicare sui capelli lavati, quindi puliti e volendo anche un po' umidi, ma possono essere anche asciutti. L'importante è che siano puliti, in modo tale che niente può interferire con l'azione che può svolgere sui nostri capelli. Oppure lo possiamo aggiungere nella nostra pastella di erbe tintorie come ingrediente umettante, però per far sì che non interferisca con il rilascio del colore, nel senso che non diluisca troppo il nostro colore, io vi consiglio in questo caso di fare questa pastella un po' più liquida, quindi assolutamente idratarla come vi ho fatto vedere nel video, ma alla fine aggiungere un po' più acqua, in modo tale da sostituire l'acqua della nostra pastella di erbe tintorie con il fieno idratato, quindi con questo gel di fieno idratato che otteniamo. Prima di concludere questo video non posso non parlare dell'odore particolare di questa pianta. Ci sono tantissime persone che smettono proprio di utilizzarla perché non possono sentire, non possono assolutamente gestire questo sentore molto pungente, molto speziato. Per me ha quasi anche qualche nota alcolica. Per fortuna sia a me che al mio compagno, che mi deve sopportare qui in casa mentre lo preparo, non dà tanto fastidio, addirittura sembra quasi il profumo che si sente quando si fanno gli estratti di verdure. Non so se l'avete mai sentito, è una cosa simile a quello. Se vi dà fastidio il suo sentore, vi consiglio di dare un'occhiata ai consigli, ai trucchi che ho indicato nel video che ho fatto su come lavare i capelli con le farine, perché anche lì la farina di ceci è particolare e persiste sui capelli. Quindi, come vedete, può essere utilizzato in vari modi e vi lascerà i capelli veramente settosi, lucidi, vaporosi. Io inizialmente ero molto titubante perché insomma mi sembrava questa preparazione molto laboriosa, quindi dovevo assolutamente trovare del tempo per potermi dedicarmici e sperimentare. Finalmente sono riuscita qualche mese fa e da allora devo dire che è diventata un must have, perché è veramente ottimo. Lo trovate sia su Amazon, lo trovate anche nelle erboristerie, ma anche facilmente anche nelle erboristerie sotto casa. Ce ne sono poche che non ce l'hanno, quindi assolutamente se lo trovate provatelo. Spero che insomma il tutorial che ho fatto sulla preparazione sia abbastanza chiaro, che vi aiuti a non ripetere i miei stessi errori da principiante.
Fatemi sapere se lo utilizzate in qualche altro tipo di impacco o se fate qualche altra sinergia con altre erbette, fatemelo sapere qui sotto, e spero di riuscire a editare e caricare questo video prima di Natale, quindi ne approfitto per farvi i miei migliori auguri per un Natale sereno, in armonia assieme ai vostri cari, e che il nuovo anno ci porti tantissime soddisfazioni sia sul piano personale che professionale. Vi mando un grande bacio e abbraccio, vi invito a lasciare il solito like se il video vi è tornato utile, se vi è piaciuto, condividetelo con i vostri cari, con le vostre amiche, iscrivetevi al canale e grazie davvero di cuore per avermi fatto compagnia durante questo lungo anno. Ciao, buone feste! Salutiamo. Che abbiamo tanto sonno. E lei è la mia assistente che vedete sempre di nascosto lì nell'angolino, che sta sempre qui, è il suo angolo preferito. Infatti la vedete sempre in tutti i video. È morta di sonno, non vede l'ora di dormire. Vai.